Sono Samantha Mavuri e questo è Unbroken Circle Podcast. Conversiamo senza filtri con persone che hanno seguito i propri sogni nel campo dell'arte, dell'imprenditoria, della scienza e molto altro. Ogni settimana ci spiegano come hanno fatto a raggiungerli e ci aprono le porte del loro mondo. Abbiamo qua con noi Giorgio Torre. Ciao Samantha e buongiorno a tutti, o buonasera, dipende da dove ci ascoltano. Esatto. Buongiorno, buonasera, dipende in quale latitudine si trovino. Allora, Giorgio, andiamo subito al punto. Tu lavori come consulente di governi e grandi aziende nel Golfo, in particolar modo nel Qatar. Esattamente cosa fai? Bene, mi occupo di consulenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e in generale delle strategie di business e strategie nazionali. In particolare nei miei progetti precedenti ho lavorato su strategie di scala nazionale nell'ambito tecnologico, economico, di sviluppo ed attrazione di investimenti, nell'ambito di capitali, ma soprattutto nell'implementazione di applicazioni di intelligenza artificiale che comunque si trovano in un range in applicazioni governative, militari, ma anche nell'ambito delle telecomunicazioni, bancarie, eccetera. Ok. Quali sono, per esempio, facci capire alcuni dei progetti su cui hai lavorato? Beh, per valore di impatto, è sicuramente uno dei progetti che mi è rimasto più a cuore è stato sicuramente quello dove ho diretto un programma di cybersicurezza che ha reso il Qatar pronto ad ospitare una forse delle edizioni più belle della Coppa del Mondo, cioè FIFA 2022, che in qualche modo ha portato il paese ad un livello di esposizione mai visto prima per il Qatar, un paese, una nazione molto piccola. E il progetto su cui ho lavorato è stato gestire la radiografia della cybersicurezza di tutte le principali aziende della nazione, a partire dal settore bancario, quello della difesa, telecomunicazioni, il settore pubblico. E come risultato, naturalmente, abbiamo lasciato il Qatar un po' più sicuro di come lo era prima. E questo ci ha resi molto fieri. Ecco, data la tua esperienza in termini di cybersicurezza, dici, per esempio, quali sono le tue analisi, le tue conclusioni a riguardo, dato che si fa molto parlare in questo periodo sia di intelligenza artificiale che di cybersicurezza, 2 argomenti di cui tu, insomma, sei maestro. Beh, in realtà c'è un problema speculare qui, non voglio entrare troppo nel tecnico, ma c'è un problema di come applicare l'intelligenza artificiale nell'ambito della cybersicurezza e soprattutto come garantire la cybersicurezza o la sicurezza di aziende, di applicazioni o di dati personali nell'era delle AI. Quindi il problema è piuttosto speculare. Tuttavia, quello che si può dire è che il pattern, quello che ho notato nelle principali aziende, non soltanto in Qatar, ma a livello mondiale, è che ancora si spende troppo poco nel rendere sicuro le aziende e si investe ancora troppo poco nella cybersicurezza, sia a livello nazionale che a livello locale. E questo è sicuramente qualcosa che poi è evidente nell'impatto che poi questi attacchi di cybersicurezza hanno in termini di data theft, come si dice in inglese, Sì. o in qualche modo, impatto anche economico. Senti, ecco, impatto economico, andiamo al sodo. Tutti noi sappiamo che lavorare negli Emirati ha degli incentivi e dei vantaggi notevoli dal punto di vista finanziario. Come si arriva a lavorare negli Emirati? Raccontaci un po' il tuo percorso. Dunque, allora, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, il Kuwait, il Bahrain, il Qatar e l'Oman rappresentano il Golfo, no? Quando si parla di Golfo si parla di questi 5 paesi. Sono paesi molto ricchi da un punto di vista pro capite, nonostante poi il PIL italiano sia molto, ma molto più grande di tutte queste nazioni combinate. In realtà, come si arriva a lavorare? Beh, secondo me l'equazione deve tenere in considerazione di quanto quanto si sia in gamba nel sapersi vendere, quindi un aspetto di marketing c'è sicuramente, quanto si possa essere bravi sino ad un certo punto, perché poi in realtà il consiglio che io do è quello di prepararsi, di essere curiosi, di apprendere, ma sarebbe incompleta l'equazione senza dire bisogna sapersi vendere e saper vendere il proprio profilo. E sicuramente anche un pizzico di fortuna. Adesso il mercato è particolarmente saturo, soprattutto negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. In Qatar è ancora estremamente fertile.
ma è importante usare i tool e il networking come strumento per arrivare dove si vuole arrivare. Quindi networking, piuttosto che curriculum? Beh, io direi 50-50. Non direi, ad esempio, 90% competenze, 10% networking, ma direi 50-50. Okay. Senti, andiamo al sodo. E quali sono le prospettive economiche per un italiano che decidesse di trasferirsi, in Qatar? Beh, il Qatar in particolare è il paese con il PIL pro capite più alto al mondo. Ah, Soltanto per dare un numero, il PIL pro capite fino a poco tempo fa del Qatar era di $127.000 all'anno. Vuol dire che se si fa una media tra chi guadagna tanto e chi guadagna poco, la persona normale, quella che normalmente vedevamo a Milano in metro oppure a Napoli sulla funivia, guadagnerebbe 127.000 euro l'anno, che è tanto se ci pensiamo rapportato in Europa, non soltanto in Italia, ma anche in Svizzera, Francia. E le opportunità sono ovviamente molto alte, ma non vorrei cadere nel cliché soltanto economico, perché è chiaro che sicuramente c'è una motivazione molto forte, la motivazione certo. economica è sicuramente una delle principali, ma è diventata nel corso del tempo, e vedo tanti italiani venire a visitare il Qatar, è diventata sicuramente sullo stile di vita, uno stile di vita fatto di sicurezza, dove puoi osservare i tuoi figli, uscire di notte in sicurezza, non preoccuparti se qualcuno possa, non so, possa fargli del male, lasciare la tua borsa o il tuo portafoglio su un tavolo, tornare a casa, lasciarlo in quel ristorante esattamente dove l'hai trovato. E poi soprattutto un modo di rapportarsi con culture diverse, cioè dove sicuramente ci sono tutti i problemi che il mondo condivide, ma dove c'è una prospettiva di futuro per sé, per i propri figli, per la propria famiglia, sicuramente che consente di abbracciare tutte le ambizioni che un individuo ha il diritto di avere. Ascolta, per le donne la situazione è diversa o, ti sentiresti di consigliarla anche a una donna? L'esperienza in Beh, Qatar. questa mi fa piacere che stai facendo questa domanda, perché questa è una delle domande più ricorrenti in realtà. Il trend adesso è al contrario, cioè è un problema più per gli uomini che per le donne. Le donne sono ultra protette da un punto di vista legislativo, e voglio fare un esempio molto banale, però deve capirsi. Allora, se una donna per strada passeggia e chiama la polizia dicendo: quest'uomo mi ha guardato e il suo guardare mi ha molestato, indipendentemente dalla nazionalità, dalla religione, dalla cultura, l'uomo è portato in carcere per una notte preventivamente, per poi accertare il giorno dopo se questo è vero o falso. Ah, Ora, solo per uno sguardo? solo per uno sguardo. Questo accade solo con la donna. In Arabia Saudita poi perché sì, ci sono tante leggi che stanno, come si dice in inglese, empowering, stanno dando molte libertà alle donne, come è giusto che sia, e la società del Golfo è aperta fondamentalmente, è molto rispettosa dei diritti umani, soprattutto dopo degli episodi che sono capitati in passato, e oggi si può dire che ci sia una perfetta equazione con le più avanzate democrazie occidentali. Senti, ma, una cosa che ti volevo chiedere, il velo è necessario o no? No, non è mai stato necessario. Il velo lo è stato in Arabia Saudita sino a qualche anno fa, sino a 7-8 anni fa, credo. Nel resto del Golfo non lo è mai stato, neanche per persone musulmane, neanche per persone del luogo. Il velo, ricordiamolo però questo, senza entrare troppo nella storia, il velo è un fatto religioso, ma ancora prima che religioso lo era culturale, cioè il velo esisteva ancora prima delle religioni monoteiste. Lo ha portato l'ebraismo, il burqa nasce dall'ebraismo, poi l'ha adottato il Mh. cristianesimo, poi l'Islam. Però oggi lo porta chi si sente di volerlo portare, ecco. Okay. Senti, dunque domanda sempre sugli usi e costumi. Tu lavori tanto, cosa si fa nel tempo libero in Qatar? Perché io Beh, qui immagino un paese caldissimo, desertico, con grattacieli e quant'altro, quindi ecco, non mi immagino cosa si possa poi fare nel tempo libero. allora, si ragiona su 2 diverse stagioni. In Italia noi siamo fortunati abbastanza ad avere 4 stagioni, no, e il Qatar, così come il resto del Golfo, ne ha 2. Quella che loro considerano la stagione calda, ossia il periodo che va
maggio sino a ottobre, si può dire novembre, e poi da novembre a marzo è quella che loro considerano la bella stagione. Per noi italiani la bella stagione è l'estate. Quello che succede però è che durante la bella stagione si arrivano anche a temperature di 18-20 gradi e con queste temperature si possono fare delle visite nel deserto, si può andare a correre, si può andare in parchi, si possono visitare musei all'aperto, ci si può godere le realtà locali culturali antiche del Qatar, perché ci si immagina il Golfo sempre come una somma di pozzi di petrolio e grattacieli. In realtà c'è una parte culturale antichissima che risale addirittura a 24.000 anni fa in molti luoghi. Quindi questo molti italiani l'hanno scoperto, infatti il Qatar è uno dei paesi più visitati del Golfo dagli italiani. E si possono fare tante cose. D'estate, quando fa molto molto caldo, esistono centri commerciali che sono ormai la rappresentazione sia in scala, in qualità non ancora, ma in scala come Venezia e come Versailles. E quindi vi sono veri e propri taxi che si muovono all'interno dei centri commerciali, vi sono delle Taxi palestre. all'interno dei centri commerciali? Quindi Sì, sì. intere città, diciamo, centro commerciale. Esattamente, esattamente. Quindi si può andare a sciare ad agosto, quando fuori ci sono 60 gradi quasi, all'interno dei centri commerciali ci sono piste diciamo, da sci, oppure ci sono cinema, ci sono palestre, ci sono sale yoga, sale da videogame, e chiaramente uno stile di vita per cui ci si deve adattare. Non si può andare in montagna durante l'estate, però lo si può fare durante l'inverno. 6 mesi e 6 mesi. Va bene, senti, un'altra domanda di carattere socioculturale: come vengono percepiti gli italiani, dato che immagino ce ne siano parecchi, dai popoli degli Emirati? Molto positivi. In una conversazione che abbiamo avuto prima di questa trasmissione, se ricordi, abbiamo parlato di quanto fossero percepiti positivamente gli italiani in Italia. La percezione è talmente alta che io credo non vi sia un pari in Occidente. Non lo dico con spirito nazionalista, anzi, noi siamo sempre molto autocritici dell'Italia, degli italiani. In realtà non vediamo l'altra faccia della medaglia, quanto dovremmo essere fieri per i brand che portiamo, per ciò che rappresentiamo, per la competenza che molti italiani portano fuori, talvolta ricchi di sogni, ricchi anche di nostalgia di casa, dei propri familiari, ma che nonostante tutto mostrano un'immagine dell'Italia che è l'immagine di una grande nazione, di una grande potenza, di una delle prime 7 potenze al mondo, e come tale rimaniamo. Senti, tu, dici un po' raccontaci un po' il tuo percorso. Tu sei di Napoli, originario di Napoli, e poi hai fatto degli studi, dove li hai fatti? In ingegneria mi pare, giusto? Corretto, sì, alla Federico II di Napoli. Alla Federico II di Napoli e poi hai deciso di spiccare il volo. Sì, 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 sì. Diciamo, io ho lavorato in Italia per quasi tutta la mia prima parte della carriera, poi mi sono spostato a Milano, ho lavorato in Unicredit, c'è stata una breve parentesi con la Commissione europea e poi in maniera totalmente casuale, cioè diciamo, è accaduto in maniera random, casuale, perché sono stato contattato su LinkedIn da un'azienda che lavorava in Bahrain. E il Bahrain, che è uno stato grande più o meno come Ischia, per chi conosce appunto Ah. l'isola, e dove la metà dell'isola sono grattacieli, l'altra metà sono spiagge. E allora sono stato contattato da questa azienda, ho ricevuto un'offerta di lavoro, mi ci sono spostato, mi sono innamorato dello stile di vita del Golfo, che ripeto, ha molto meno a che fare con i soldi, quello di cui sto parlando. E quindi poi mi sono spostato da lì, sono tornato in Italia per un breve periodo e poi in Qatar, dove risiedo da circa 4 anni quasi. Ascolta, ritorniamo un attimo indietro al tema intelligenza artificiale. Come si sta muovendo il Golfo nell'adottare questa tecnologia che fa un po' paura a tutti? Si sta muovendo in maniera molto, molto rumorosa, direi. A maggio, o credo a giugno, il presidente degli Stati Uniti, Trump, è venuto a visitare il Golfo. In 3 giorni ha visitato Abu Dhabi, Doha e Riyadh ed è tornato a casa con un investimento, un check firmato, più grande del PIL della Germania. Cioè in 3 giorni i paesi del Golfo hanno investito 3,6 trilioni, che sarebbero migliaia di miliardi, credo, in intelligenza artificiale. Il Golfo sta investendo, sta sviluppando, diciamo. Scusami, per gli ascoltatori, intelligenza artificiale quindi sviluppata dagli Stati Uniti, perché sappiamo che molti paesi sviluppano la propria intelligenza artificiale.
Questo è una parte, esattamente. Questa è una giusta osservazione. Una parte di questi investimenti, 3,6 trilioni di dollari, sono stati appunto investimenti sia in Europa, per cloud in Francia, dei data center in Italia, negli Stati Uniti. Comunque c'è anche una parte molto importante di investimenti che continua nei paesi proprio del Golfo, diciamo, è capitale che viene utilizzato mentre parliamo in questo momento. In particolare per l'Arabia Saudita il campione nazionale di intelligenza artificiale è chiamato Humane, che è l'azienda praticamente che vorrà competere con OpenAI, per intenderci ChatGPT, quella che usiamo tutti i giorni, ed è un'azienda che è stata finanziata con 120 miliardi e che ha appunto un'ambizione di creare come si chiamano in inglese, large language models, ossia dei Certo, linguaggi in arabo. La sì. stessa cosa negli Emirati con AI 71 e poi in Qatar con QAI. Quindi, diciamo, si stanno muovendo anche nella direzione della sovranità tecnologica. Okay, senti, tutto questo è molto affascinante. Parliamo, di steps concreti. Che consigli daresti a un giovane italiano che volesse intraprendere il tuo percorso? O non necessariamente il tuo percorso, comunque volesse fare un'esperienza, negli Emirati. Io credo che nell'epoca in cui vi siano tante persone competenti, la visibilità rimane l'unico fattore discriminante a questo punto. C'è in economia c'è la legge della domanda e dell'offerta, no? In questo momento il mercato, le università producono tanti talenti, ci sono tanti talenti, poche opportunità. Quindi l'emigrazione, noi siamo un popolo di emigranti. Se questo è vero, allora è importante intendere che è la visibilità che cambia il tutto. Io quando cercavo un lavoro nel Golfo ho iniziato la mia attività su LinkedIn e ho raggiunto oggi 170.000 followers e tutto questo è nato semplicemente perché volevo un lavoro nel Golfo, volevo lavorare nel Golfo. Quindi la visibilità è un fattore importante. La prima cosa da fare è costruire un personal branding, un brand personale, cioè costruirsi un proprio nome da un punto di vista proprio digitale. La seconda cosa da fare è comprendere cosa sta accadendo nel luogo, cioè non è osservarlo da lontano come se fosse un documentario che guardiamo sulla BBC o altri canali, ma è connettere con persone del luogo e comprendere, scambiare idee e cercare di capire, se è possibile anche viaggiare, perché il Medio Oriente è una cultura unica, ha bisogno del contatto persona a persona, segue delle regole socioculturali diverse da quelle a cui siamo abituati nel nord Europa, al sud Italia, naturalmente molto più simile alla nostra. Certo, ascolta, tornando al punto primo, personal branding, chi ti ha aiutato o hai creato il tuo personal branding, la tua immagine da solo? Beh, in realtà, difficilmente qualcuno può aiutarti. Oggi, fornisco delle strategie per dei professionisti o dei amministratori delegati di grandi aziende in America, nel Medio Oriente e lo offro come servizio. Tuttavia quello che quello che ripeto sempre è, alla fine le regole le detti tu, alla fine tu decidi chi vuoi essere, come vuoi essere visto. Alla fine è un'estensione della nostra dimensione psicologica, se ci pensi, no, Samantha? Quindi Certo. vogliamo essenzialmente mostrare ciò che siamo in grado di fare e l'immagine la scegliamo noi. Io l'ho fatto da solo e consiglierei a tutti di farlo da solo. Comprendere le regole del gioco vuol dire semplicemente comprendere come un algoritmo di un social media. LinkedIn, Facebook, Instagram funziona, ma il modo in cui lo si esprime è assolutamente soggettivo. Certo, senti, hai detto contatti con persone del luogo, cioè hai contattato persone tramite LinkedIn e ti sei approcciato a loro direttamente o attraverso contatti? Assolutamente da zero, non conoscevo nessuno e allora ho pensato: "Vabbè, l'unica cosa, da cui posso iniziare è appunto LinkedIn, contattare". Quindi quando in realtà non esiste una situazione in cui non abbiamo alternative, c'è sempre qualcosa da cui partire, e se poi c'è la possibilità di migliorare insomma si migliora, ma credo che oggi abbiamo tutte le informazioni, gli strumenti a disposizione per raggiungere gli obiettivi che vogliamo. Ormai il fallimento, quello che consideriamo fallimento in termini assoluti, è una scelta. Il fallimento quotidiano o gli errori quotidiani sono una cosa positiva. Noi italiani dobbiamo abituarci ad una cultura più sana dell'errore. Negli Stati Uniti o nei paesi capitalistici, ad esempio, l'errore è una cosa positiva, vuol dire che se ho sbagliato 10 volte, l'11ª sono pronto. In Italia siamo ancora con questa, purtroppo, qualche limite nell'accettare il fallimento. Il fallimento è una cosa positiva se ci aiuta a migliorare. Okay, senti, molto bella questa cosa. Tornando indietro, differenze tra
e similitudini tra mondo arabo e Italia, in particolare Sud Italia. Cosa ci puoi dire? Quali sono le similitudini, quali sono le differenze? Beh, a questo punto devo in qualche modo intersecare, devo usare una retta, diciamo, per dividere una parte d'Italia con un'altra. Il Sud Italia è quasi al 30% geneticamente araba, cioè non è un'esagerazione, non è una metafora, quindi una bella fetta del nostro DNA è araba. Inoltre noi siamo una cultura mediterranea, l'impero romano si è sempre arricchito di cultura, ha sempre assorbito le culture, questa è stata la sua forza, e tra queste vi era appunto le culture orientali, l'Egitto. In comune abbiamo sicuramente il senso della famiglia, che in realtà però ho scoperto, noi italiani in realtà siamo imbattibili anche su quello. È bello, bello poter chiamare tutti i giorni cugini, zii, parenti. Gli arabi su questo ancora non ci battono, ecco. E siamo simili sull'aspetto della modestia, soprattutto al Sud Italia, o quella apparente, diciamo, che la società vuole vedere, la modestia del vestire, la modestia dei comportamenti. Diciamo, non siamo perfettamente liberi da un punto di vista sociale e comportamentale come lo sarebbero per esempio in Norvegia o in Svezia. Su questo siamo molto simili col mondo arabo. E siamo anche molto simili in termini di generosità, in termini di accoglienza. Gli arabi sono davvero molto molto accoglienti e anche noi al sud, ma anche al nord Italia, in realtà non voglio fare soltanto una questione di sud e nord, noi italiani siamo molto molto accoglienti rispetto anche a tanti altri paesi europei, quindi questi sono degli aspetti belli che ci tengono in comune, però ci sono anche aspetti negativi, come ad esempio il fatto che siamo un po' più pigroni rispetto, che ne so, ai svizzeri, ai tedeschi, che poi è uno stereotipo, cioè non è sempre vero. Però ci sono aspetti positivi e negativi. Ma differenze tra invece Italia e mondo arabo, differenze, forti, ne hai riscontrato o no? Sicuramente allora per da noi una cosa che posso dire è questa: da noi in Italia l'eccellenza è la norma, che sia nel cibo, che sia nella moda, che sia nel quotidiano, anche se vado a comprare le zucchine sino ad una Ferrari. Ecco, in tutta questa scala in Italia ci si aspetta sempre l'eccellenza ed è un fattore scontato, ecco. Nel Golfo, ma questo è un problema in realtà al di fuori dell'Italia, l'eccellenza si paga come eccellenza, cioè non è la norma e quindi qualunque cosa che noi diamo per scontato in Italia la si paga 10 volte di più, richiede esperti molto più preparati, ma credo che sia un caso globale. Questa è una delle cose che ci rende fieri come italiani, ci fa un po' soffrire quando vediamo ma come? Però questo fa parte in realtà delle varie differenze. Da un punto di vista invece più globale, diciamo politico, geopolitico, e questo poi crea delle discussioni un po' più ampie. Non so se insomma, avremo il tempo di approfondirle durante tutta questa trasmissione. Ho capito. No, guarda, allora, siamo all'ultima domanda, quindi puoi approfondire se c'è qualcosa di impellente che hai bisogno di dirci. Se no ti direi, qual è il tuo ultimo messaggio a tutte le persone che ci stanno ascoltando, che magari hanno paura di fare il primo passo verso un qualcosa verso un mestiere, una professione che li incuriosisce anche all'estero. Allora, chiedere aiuto è gratis o chiedere informazioni è gratis, non è ancora tassabile, quindi è un'opzione. La seconda parte è quella di iniziare a fare, non pensare, non pianificare troppo, fare, perché fare i primi step aiuta a capire come vanno le cose e funziona molto meglio di milioni di piani che tipicamente non funzionano. E numero tre, sperimentare e non ascoltare quello che le persone intorno dicono. Se avete un sogno, se volete qualcosa a tutti i costi, c'è da aspettarsi migliaia di voci intorno, soprattutto le persone a noi più vicine, che in maniera genuina cercano di dissuaderci nel fare la cosa apposta. Cioè, perché andare così lontano? Perché fare questa cosa? Fai qualcosa di... Trova un lavoro serio, un lavoro sistemato e questo e quello. Quindi se voi credete che questa sia la vostra strada, perseguitela. Ci saranno mille difficoltà, ma alla fine vita Ne varrà la pena. sempre. Giorgio, grazie mille, è stato un piacere averti qua con noi e quindi ti auguriamo so che sei anche malato insomma, ti sentivamo ogni tanto schiarire la voce. Ti faccio gli auguri di pronta guarigione, grazie mille per i tuoi consigli, preziosi e per aver, insomma, dato dei suggerimenti che possono aiutare in molti che vogliono fare questo passo.
e ci sentiremo presto. Grazie Samantha, grazie del tempo. Grazie. Grazie, a presto. Grazie. Ciao.